Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, quello di cui voglio parlare oggi è il tempo, la scansione del tempo e l'evoluzione temporale all'interno di una lettura di tarocchi, sia che sia, diciamo, collettiva, sia che sia personale. Quando si fa una lettura di tarocchi, normalmente o si fa una domanda richiedendo entro un tempo specifico, o c'è una scansione temporale degli eventi, quindi non so, ci sono delle letture dove si estrae una carta a mese, oppure ci sono delle domande che sono fatte, diciamo, un po' più in generale e nella norma la lettura energetica ha una valenza di circa 6-7 mesi, ok? Perché poi andare più in là si rischia che ci siano troppe variabili che potrebbero cambiare la previsione, ok? Quindi, nel caso, partiamo dal caso più semplice. Allora, nel caso ci sia una domanda schietta, cioè mese di luglio, quindi come andranno le energie nel mese di luglio, piuttosto che otterrò quella cosa entro il mese di o entro 3 mesi, ok? Lì avete, diciamo, un margine di tempo quasi ben definito. Tenete sempre presente che in base al giorno di nascita, o meglio, in base alla decade di nascita, si possono sentire prima o dopo certi movimenti energetici. Quindi per chi è nato all'inizio del segno è naturale sentire certi movimenti prima, per chi è nato alla fine del segno è più normale sentire certi movimenti alla fine. C'è anche da tenere sempre presente che nel caso specifico, a me personalmente succede molto spesso, spesso mi risuona molto di più la lettura dell'ascendente che non quella del segno solare, ma anche lì dipende dal tipo di tema natale che avete, ok? Ho già pubblicato un video che spiega abbastanza dettagliatamente come trovare le informazioni per avere il vostro tema natale. Lo trovate qui sotto, è una guida, se no lo trovate anche nella playlist, nella sezione dei tarocchi. Quindi questo è un primo modo di indicare il tempo, di vivere la temporalità nella lettura. Nel secondo caso, quello dove si estraggono una carta a mese, diciamo è il caso, a mio avviso, migliore per capire come si muoveranno gli eventi, perché appunto c'è una sorta di successione, ma non è detto che, vi faccio un esempio, facciamo agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio, 6 mesi, no? Più o meno. Supponiamo che per qualche motivo questo momento di stasi, questo momento di fermo, magari potreste sentirlo invece che a novembre, a ottobre. Quindi non è escluso che si possano sentire i movimenti energetici anche al contrario, ok? Soprattutto se ascoltate sia il segno lunare che l'ascendente, può essere che certe cose le sentiate con un'energia invertita, ok? Prendete sempre tutto molto alla larga, ok? E poi, diciamo, cercate di togliere quello che è in più, quello che non serve e cercate così di estrapolare il vostro messaggio e il vostro momento di cambiamento, cioè nel senso, se per esempio nel segno dei pesci dice che il cambiamento potrebbe avvenire a settembre perché abbiamo la ruota della fortuna, mentre invece il cambiamento per l'ascendente Vergine arriva a novembre, diciamo che a voi potrebbe succedere tra settembre e novembre. Stringendo una media potrebbe essere ottobre, ma non è detto, ok? Quindi anche lì non vi fate troppo focalizzare
dai tempi, perché vedo che ci sono anche commenti che dicono, ci sono certe letture dove dici sì, sì, si avvera tutto, e questo mese arriva, è quello giusto, e poi non arriva mai niente. Quello è un altro tema. Allora, o ci sono dei movimenti talmente impercettibili, a livello energetico intendo, che voi non riuscite a cogliere, oppure quando si incastrano le cose, ragazzi, è perché di lì non è. Però ne parleremo in un altro video. Quello che è importante per me è farvi capire di non fissarvi su un momento specifico, ok? Anche perché poi ci sono, diciamo, diversi livelli su cui lavorano le letture di tarocchi, no? Un primo livello, diciamo, un livello base, quindi base nel senso di concretezza, di terreno, di basi, di solidità, ok? Ed è da un punto di vista fisico, quindi si può parlare di magari salute fisica, anche se io personalmente non lo faccio mai con gli altri, però su di me sì che io mi faccio le letture sulla salute fisica, perché io so quanto sono condizionabile, ok? Potrebbe essere su un lavoro, cose di questo genere. C'è il livello, diciamo, un po' più mentale, quindi che è un livello che, diciamo, dove si possono scoprire le trappole della mente, ecco. E poi c'è il livello spirituale che è già un po' più profondo, un po' più, potremmo anche dire karmico, perché ci sono alcune stese particolari che vanno a vedere cose un po' più specifiche, però comunque diciamo che normalmente le letture si sviluppano sul primo livello, quindi da un punto di vista più fisico, più concreto, e quindi il tempo ha più senso, ok? Perché è in 3D, nella terza dimensione, che abbiamo la questione spazio-temporale. Se ci si innalza con la vibrazione, se si parla di emozioni, se si parla di mente, o di altre dimensioni, diciamo che il tempo è relativo. Non so se sono riuscita a rendere il concetto. Ritornando a noi, nel terzo caso, quindi il caso dove la lettura abbia una domanda libera e si dia, tra virgolette, per scontato che la lettura abbia una validità, diciamo così, di 6 mesi e che quindi poi vada ricontrollata, rifatta, diciamo il movimento energetico va aggiornato. In quel caso può essere che se entro il semestre voi non vediate avverarsi quello che succede, è perché probabilmente c'è qualche cosa, qualche situazione o qualche emozione che è successa nel periodo che ha bloccato il fluire della lettura. Succede sia nel bene che nel male, cioè se avete una lettura bellissima, ok, vi dicono ah sì sì arriverà la vostra anima gemella e poi non arriva perché qualche cosa in mezzo si è incastrato. Allo stesso tempo, se avete una lettura bruttissima e poi in realtà non si avvera, è perché avete scastrato qualche cosa nel mezzo, ok? Lo so, sono argomenti astratti, è difficile anche spiegare, però spero di esserci riuscita abbastanza bene. Se ci sono dubbi, fatemi comunque sapere nei commenti. Io cercherò di nuovo di magari approfondire ancora meglio il tema. Il sunto generale è quello che il tempo è slittevole, ok? Quindi tenete presente che se anche vedete le previsioni di settimana in settimana, eh, ma anche per le previsioni a breve termine, riuscirò in un mese a cercare lavoro? Sì, potrebbe essere un mese, potrebbero anche essere due molte volte, anche se le carte dicono uno, però potrebbero anche essere due, perché magari voi avete un movimento energetico più lento, perché magari succede qualche intoppo, perché magari prima dovete imparare qualche altra lezione di vita. Quindi eh, l'energia ha bisogno di un tempo per muoversi, per evolvere, ok? Date alle letture di tarocchi il tempo di manifestarsi e date anche a voi la pazienza, ok? Il tempo di far maturare le cose, insomma. Bene, io veramente spero di essere stata chiara, spero che il video vi sia stato d'aiuto, fatemelo sapere con un like. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!